Okay. So, good morning. Welcome. Thanks for joining me on Saturday morning and talking about some Indian club training here. I want to just do a few things here. Just mute. If you are, make sure your audio is on mute so that you don't have any background noise because it'll interrupt when I speak. So make sure that it's on mute. And if you don't want to be on video, you can just stop your video. So Massimo knows Andrea already. I'm gonna speak and then Andrea is gonna translate a little bit here so that Massimo and whoever else attends from Italy can understand what I'm saying here. So I'm gonna do a slight pause after each a few sentences here, so just bear with us. Ok, quindi Massimo ha detto che vi ringrazia, saluta, io tradurrò per voi e se voi, come dicevo prima, oscurare il video, oscura, ma come non serve, e nient'altro, introduzione. Perfetto, grazie. The other one I was talking about, she's coming. Okay, thank you. A bit late. Excellent. All right, we'll add as we go. All right, so I want to just introduce Andrea Santini for those who get on here know who Andrea is. He was supposed to attend the 2020 course that we were scheduled to teach in Israel. That was unfortunately canceled because of COVID, and then he reached out to us to see if we'd be able to reschedule it. And that's when we talked about having one in Italy. Right on the border of Slovenia and Italy, in Trieste, Italy. And that's where we're going to have our next certification in March. Okay, so he will also be translating for us today. So I appreciate Andrea this as well. Massimo, metti su muto. Now, we only have 1 hour here. So for instruction, so keep as many questions as you have. We're going to keep that towards the end, and we're going to go over that at the end. So just hold your questions. I'll address every single one of them, no matter how long it takes towards the end of the workshop. Massimo, 6 domande, le teniamo per la fine. Ricordali tutte che vediamo tutto alla fine. Okay. Gus, do you have clubs? Yes, I have. Okay, perfect. Everybody has Indian clubs here. Perfect. Okay, so let's start with this. There's several patterns that you're going to learn if you attend the certification in March. There's probably about 6 or 7 different Indian club patterns that you'll learn in the course itself. A marzo, la certificazione, ci sono molti movimenti che imparerai, almeno 6 o 7 in varie combinazioni. So today we're going to cover the outside in pattern. Ok, oggi faremo l'outside in movimento, quello da fuori a dentro. So this is one of 2, I would say, fundamental patterns that are the building blocks for all the rest of the more complex patterns that you learn. Sono i due movimenti fondamentali per costruire tutto il resto, gli altri movimenti. And this outside in pattern really hits all of the necessary positions, the mobility that you need, the stability that you need in the overhead position. Quindi l'outside in, questo qua fuori dentro, copre tutti i movimenti fondamentali di cui abbiamo bisogno, che sia sopra la testa, che sia movimenti delle scapole, tutto. And of the 2 fundamental patterns, I would say this one is probably on the more difficult end than the other. Dei 2 movimenti, questo qui è il più difficile, ecco. And I'll demonstrate a bunch of these patterns towards the end so you can kind of see how the fundamental patterns, the one you're going to learn today, how it's integrated into the other patterns. Lui farà vedere, dimostrerà adesso gli esercizi
diciamo, su come portare questo movimento agli altri, ecco. Now, before we start with the outside of the pattern, the Indian clubs, and I was talking to Andre here a little bit ago, the Indian club should be a huge part of your daily training. L'allenamento con le clave dovrebbe essere una parte fondamentale, diciamo, una grande parte, anche a livello di tempo, immagino, del tuo allenamento. Huge Now, part you said also about the time of training, I imagine. yes, if you think about your typical training in a day or a week, everybody trains, most everybody, I would say, trains a lot of bodyweight, kettlebells, barbells, whether it's Olympic lifting, powerlifting. Everybody has that type of training day to day, and a lot of that is heavy training. Allora, tutte le persone che si allenano corpo libero, kettlebell, bilancieri, weightlifting, quindi slanci, strappi o comunque tutto un allenamento pesante. So there has to be part of your training that is on mobility, stability of the shoulder, creating better posture, because all of these things will help with your power lifts, your Olympic lifting, your kettlebell work, and your body weight work. Deve esserci tutta una serie di lavori per la mobilità, per migliorare la postura, perché tutte queste cose qua vanno a migliorare i movimenti, la forza nei sollevamenti, che sono powerlifting, kettlebell o le cose che abbiamo detto prima. So it's something that you cannot neglect in your training if you want to stay healthy, period. Qualcosa che non puoi assolutamente evitare o cui rinunciare nel tuo allenamento se vuoi rimanere in salute e quindi non farti male. So I think we can all agree that in order to be better at body weight work, kettlebell work, or barbell work, getting into the setup position for those movements is critical. Quello che, siamo tutti d'accordo che quando alleniamo qualcosa, qualche esercizio, cioè quello che è importante, la cosa più importante è assumere la posizione iniziale. So, for example, if I'm doing a kettlebell deadlift or a swing, whatever movement you want to start with, how many people do you see get into the setup position like this with rounded shoulders? E quindi quello che voleva dire prima è che come fai, nel senso, a partire con kettlebell swing, ad esempio, come lui ha mostrato adesso, se hai delle spalle anteposte e quindi rigidità alle spalle. So what I'm talking about is this position here, rounded shoulders. They have a hard time opening up. That opening up with the shoulders gives you better alignment, and now you can move the weight efficiently. Lui intendeva quello che ho fatto vedere adesso per spalle, diciamo, in avanti. Se tu hai spalle in avanti, non riuscirai ad assumere la posizione corretta nella partenza con lo swing, ad esempio, o con tanti altri esercizi. So for a barbell deadlift, if I'm here, whether you're in a sumo or a conventional stance, it doesn't matter. But when I'm in a barbell deadlift, I see the same issue, shoulders rounded. A lot of students can't get into that good setup position, and that's just mobility right there. That's mobility. Stessa cosa detto per il deadlift, per esempio, per parlare di un bilanciere invece con kettlebell, stesso problema delle spalle e la posizione, ad esempio, per fare un esempio. Body weight, okay? If we're talking body weight, push-up position, one arm push-up position. Your ability to execute that movement has a lot to do with the stability and mobility of your shoulder movement. Se parliamo di piegamenti a un braccio, quello ha molto, diciamo, a che fare con quel che è la mobilità e la funzionalità della spalla del braccio. So even in a regular push-up, your ability to keep the shoulder stable here or in a one arm, right? Those positions rely on a stable shoulder. That comes from training with Indian clubs.
In queste posizioni, sia in quella nel push-up a due braccia che un braccio, queste posizioni, questi movimenti si basano sulla stabilità della spalla, che è quello che alleniamo con le clave indiane, assolutamente. So this is something that I learned early on back in 2010 when I started training with these. I realized this was a huge part of my training that I was neglecting because I kept thinking I need to go heavy, I need to go hard all the time. And that was a big mistake. What year you said? That in 2010, when this was a Ok. part of my training that I was missing. Quindi nel 2010 ha realizzato che sì, tutte queste cose, diciamo, per andare più pesante, per lavorare più pesante, aveva bisogno di queste cose qua. Okay, so this brings us back to the Indian club. This is a 1 pound club. Questa è una clava di una libra, mezzo chilo, scarso. When you're training with Indian clubs, you have to understand the difference between that and a club bell. Two entirely different systems. Quando ti alleni con le clave devi capire bene la differenza tra le clavi pesanti e queste qui. Sono due sistemi differenti. The Indian club always comes before club bells. The Indian Club, le clave indiane vengono sempre prima delle clave pesanti. All right, any idea why? Sai perché? Because the weight. Yeah, simply weight. Thanks, Gus. So the weight is critical. In a club bell, you're talking 5, 10, even more on kilos per club. Il discorso è il peso, la risposta è il peso. Clave pesanti usi sempre le solite clave da 5-10 kg almeno, normalmente. Now, when you're holding a 5 kilo or 10 kilo club, what do you need in order to move it? Quando tieni una clava pesante da 5 kg, cosa hai bisogno nel movimento? You need tension. Hai bisogno di forza, di contrazione, di tensione. And tension, we already know how to use. We already know how to use tension because of the barbell, kettlebell, bodyweight. So we need to get rid of the tension. Quindi noi sappiamo già come utilizzare la tensione e la forza, perché già la sappiamo quando usiamo il kettlebell, i bilancieri e quando facciamo queste cose qua. Quello che serve a noi è non creare tensione, quindi non clave pesanti, ma leggere. And this is why the Indian club has to come first and should be a part of your daily training within your session. Questo è il motivo quindi perché le clave indiane devono venire prima e devono far parte della routine giornaliera o dell'allenamento giornaliero. Okay, so this is a 1 pound club. All the clubs are going to be shaped a little bit differently, as you see here, but these are all 1 pound clubs. Hanno tutte una forma un po' differente, però sono tutte di una libra. Now, I'm going to demonstrate the outside in pattern first, so you can see what it looks like. Then we'll break it down, okay? Lui farà vedere adesso l'outside in pattern, quindi il movimento fuori dentro. So just watching me perform this, if you train consistently, I think you'll be able to identify the benefits just reading the circular pattern. Se ti alleni, diciamo, spesso, solo da questo movimento qua già trai benefici, cominci a sentirli. So we have the overhead position here, which replicates your overhead position here in your overhead press or your jerk, your clean, whatever it may be. Quindi quella posizione lì della clava, di questo movimento qui, va a replicare il movimento della overhead position, ad esempio, di un bilanciere. And as I swing this club from the side, you can see that I must maintain a good upright posture.
throughout the entire movement. Quando muove la clava da questa posizione si vede di lato, e comunque è costretto a mantenere una postura corretta. So there's no forward leaning with the head, there's no rounding of the shoulders, there's no hip flexion. Quindi non c'è flessione del bacino, le spalle non sono avanti, la testa non cade avanti, non sei ingobbito e quindi così. And every really good lifter knows that when you press something overhead, you want your structure below that weight to be one line. Quindi diciamo, ogni persona che solleva i pesi sa che se fa un overhead o va sopra la testa con il peso deve essere bilanciato sotto i piedi perfettamente. So the other thing that Indian clubs do will bring some more awareness to your position when you train. Le clave ti danno, questa è una cosa molto importante, maggior consapevolezza quando tu ti alleni del movimento. So grab one club. And what I want you to do is we're going to talk about gripping the club because this has a lot to do with how it reacts to the body. Quindi prendi la clava, Massimo, e devi impugnarla, cioè, vedremo l'impugnatura che diciamo, è la parte fondamentale dell'inizio del lavoro. So what we're going to do is you're going to place the club at the bottom of your three fingers. The pinky is going to be your anchor. Come vedi nell'immagine, nella parte lunga metti tre dita e nell'angolo metti il mignolo. Okay? Pinky is your anchor. Now this allows us to be able to move the club within the hand easily. Prova a fare quel che fa lui e mi raccomando, cosa non ho detto prima, il mignolo è la tua ancora. È l'ancora che mantiene la clava. This movement is called casting. So as if you're fishing, you're casting out, you throw the club into your index finger. Il movimento è chiamato casting, come per, diciamo, pescare in inglese, come quando lanci la lenza, ecco. The pinky is always going to be that anchor, and it's not going to be easy to maintain. Il mignolo è sempre l'ancora e non è una cosa facile mantenerlo, premette. So what I want you to do is try both sides. I want you to just cast the club like this, back and forth. To get comfortable. Quindi vuole che provi entrambi i lati e diciamo cast, cioè beccare la clave in questo modo, con l'indice, come fa lui. Now this casting, this grip allows us to keep a neutral wrist, not a broken wrist. Neutral wrist. Questo ci permette di tenere un polso neutro, quindi non spezzato, non piegato, quindi tieni il polso neutro. Se tu la tieni con l'indice, ok. Now, what the other benefit of this grip does is it is going to work every single finger in your hand, especially the pinky. Questo fa lavorare ogni dito della tua mano, specialmente il mignolo. And when it comes to strength training, these fingers here, the pinky and the ring finger, are very important. Questo momento qua, il mignolo e l'anulare sono molto importanti. To activate the tricep, the lat. Per attivare il tricipite e il dorsale. In pulling movements and pushing movements. Per movimenti che tirano, che spingono. So for a lot of students that are not very good or have a strong grip, this will develop some more grip strength as well. Pardon, sorry. The holding the club in this fashion, in this way, will develop a little bit better grip strength in these. Quindi impugnare in questo modo la clava migliora la presa, la forza della presa anche. Okay, so the grip is going to be something that you always go back to and just remind yourself of. Okay. Ok, il grip quindi è importante così come lo fa lui. Our start position for the inside out pattern begins here. It's almost like a kettlebell rack position.
Ok, quindi come un kettlebell rack, diciamo questo è la fase di riposo di partenza. Notice my wrist is neutral, the club is pointing directly off to the side. Come vedi di lato, trasversalmente, la clava punta esattamente di lato e il polso è neutrale, cioè è in linea. So there's no broken wrist, and you don't have the club hanging down like this. It's here. Quindi la clava non pende in basso e il polso non è flesso, ecco. Now, watch the beginning part of this outside in movement. The bottom of the club goes towards the chest first, this way. Quindi la parte bassa della clava va verso il petto. So I lead with the bottom of the club across the chest towards the hip, and then right about Attraverso il petto, verso il bacino. so it extends from this position, my wrist, my elbow, my wrist, my finger, all point in this direction. Quindi il suo gomito, il suo avambraccio, il suo polso, tutti puntano in quella direzione insieme alla clava. What you'll typically see is this. So when I do this, look what happens to my wrist and my elbow. Quello che si vede di solito è questo. Guarda cosa succede al suo polso o al suo gomito. So instead of this, we're going to bring the bottom of the club towards the chest and then let it fall to the index finger. Quindi, invece che fare quello che diceva prima, prende la clava, si prende il fondo, la base della clava e se la porta attraverso il petto verso il bacino. So I want everybody to try at least 5 of these. Quindi provate almeno 5 di questi. Bring it back to the home, start position here, cross the chest, catch the club with the index finger, bring it back to the home position. Quindi parti dalla posizione iniziale, quella che chiama home position, e prendi la clava con l'indice quando la lanci. Piano come fa lui. Now the elbow doesn't move. Il gomito non si muove. So don't reach, just move the forearm across the body. Quindi non cercare di andare lontano, ma solo muovi davanti l'avambraccio. Yep. And then I want you to try both sides because one side may feel a little bit different than the other side. Quindi prova un lato e anche l'altro perché potrebbe essere leggermente differente un lato e l'altro. And I want you to pay attention as you start swinging clubs because always will be a difference between right and left. Quindi fai attenzione quando muovi le clave perché se vuole che fai attenzione su questa cosa, sempre differenza tra destra e sinistra quando muovi le clave. Good. Now, Massimo, watch the wrist here. Massimo, guarda il suo polso, il tuo è così. Bring it across and then let it fall. Everything should be neutral here, pointing in the same direction. Fai così. Il polso deve essere ben dritto e in linea con tutto il resto. Now, what's interesting is that this is only a 1-pound club, and a lot of students have a hard time controlling their wrist with a 1-pound club. So imagine a 5-kilo club. Quindi dice, però questo movimento qua, cioè già così è difficile mantenere la posizione del polso con mezzo chilo. Immagina se fossero stati, non so, una clava normale da 5 kg o da 2. Okay. Now, the next phase is letting the club fall. Letting the club fall all the way through. So watch this. La fase successiva è lasciare la clava cadere.
can I ask you something? Yes. So every time he finished the translation, I think you should like talk something again, because for me, like you're demonstrating, but like I can see just the face from Andrea. So he finished to talk, and his face stay on my big screen. So every time he's finished, like Phil need to talk again to come to my big screen. I think it happened before to me as well, but I clicked 2 times to the display and on the fill picture. So Gus, okay. yeah, Okay, if you go perfect. to the three, yeah, you got it. The 3 dots there. If you pin my video, then you'll Yeah, see. perfect. Okay, good. Perfect. Thanks. Sorry. Oh, you're good. Okay, so now we're bringing the club across the body and we're letting it fall. Quindi adesso prendiamo la clava attraverso il corpo e la lasciamo cadere. Now, this is a very important part because you want to let all of your tension release at this point. So you're throwing it down to the floor. You're creating a circle, perfect circle on the bottom. Questo è importante perché questa fase è super importante perché è quella fase in cui rilasci le tensioni e crei un cerchio verso il basso. So notice my wrist position at the bottom as it transfers through midline. Midline of your body is right here, this imaginary line that goes right through the middle of your body. So watch this. And then I close. Quindi guarda il centro del suo corpo e cosa capita quando attraversa il centro del suo corpo. Open, close. So your hand naturally, if you just swing it, your hand naturally wants to close and open. Okay? Quindi naturalmente, cioè, il braccio del clave naturalmente vuole aprirsi quando lascia il centro del corpo. Now, this is important because it holds your arm out to the side. Everybody hold their arm out to the side. Questo è importante, quindi ognuno tenga il braccio a lato. And I want you to think about what you feel in the shoulder girdle. That's this section right here of the shoulder. Your scapula. Massimo, assumi questa posizione qui. If I internally rotate my thumb, so if I go this way, what happens to my shoulder? Vuole che ti focalizzi sulla sensazione che provi sulla spalla e prova a ruotare il braccio e sentire cosa provi sulla tua spalla. You'll feel that it comes completely out of position. Ruotando il braccio avanti e indietro. Braccio fermo a lato, ruota avanti e indietro. Now, if I go from here, thumb down to thumb up, what do you feel happen in the back of your shoulder now? Quindi se lui fa così, se tu fai così, cosa senti? Cosa succede nella tua spalla? So your scap is going to, as I bring my open palm this way, it sets itself right where it needs to be. Quindi, Sento un po' di tensione, sento. okay, he said he's feeling tension when he turned the thumb down. Yes, exactly. This is what happens when it translates to the barbell. This is what you see. Set up, rounding position here. Questo succede per esempio col bilanciere quando sei teso nel setup ti si girano le spalle avanti. The ability to go from rounded to shoulders back is the same as doing this. L'abilità da passare alle spalle protratte avanti a posizione aperta indietro è la stessa tra passare dal pollice in basso al pollice in alto, come prima. So resetting the scapula in its proper position will help you get into a much stronger setup position here and a better setup position over here, overhead.
Quindi imparare a risettare la scapola è molto importante per passare da quella posizione all'altra. If I can say, Massimo is struggling with pull-ups. Yeah. Because he's struggling to connect his scapula blade. Disconnect and connect. Yes, perfect. So practicing this movement is going to help you, Massimo, reset or position your scapula in the right position it needs to be in order to pull. Quindi gli ho detto che tu hai casini ultimamente con sto pull up e in pratica questo movimento qua ti aiuta a imparare come muovere e risettare la scapola. Capito? So if I'm hanging from a bar here, overhand grip, and I'm at a position here, which is where most people are, so they're not engaged at all. And then I take my armpits and I squeeze them down like I'm breaking the bar, bending the bar. It's the same feeling I have here. Quando sei overhead e tu schiacci le scapole per portare le spalle in basso, è la stessa sensazione che hai in quella posizione che lui ha fatto vedere adesso con il braccio in alto. So this is why these little details of just swinging a 1-pound club can transfer over into better performance. Quindi questa è la chiave del fatto che questo movimento, del beneficio che questo movimento può portarti. And this is the piece that a lot of students miss in their training. Questo è una cosa che tanti atleti, diciamo, studenti, non fanno nel loro allenamento, quindi manca. Okay, so we go back to this. Bottom of club goes towards the chest. We let it fall, open the palm, and then close the palm. I want you to do at least 5 to 7 reps that way. Quindi torniamo su questo movimento, vuole che facciate 5 ripetizioni di questa cosa qua almeno. On your own, at your pace. Quindi da soli alla vostra velocità. And the other hand should be on the waist. Elbow. L'altra mano dovrebbe essere sul fianco. Good. This should feel pretty good, like it's relaxing. Dovreste sentirlo molto bene, nel senso come se fossi rilassato. Okay. Now we are building up to this overhead position. So as you swing down, the club should come up to about head height. Quindi, come la muovi di lato, dovresti riuscire a arrivare in alto all'altezza della testa. So as I swing across and down, I'm bringing the club all the way to this V position, as if I had another club here, and I was in a V position, nice and high. Quindi dopo il movimento iniziale, tu la porti in questa posizione a V, come se ne avessi un'altra dall'altro braccio, ecco. Notice my open palm the whole time. Open all the way up, and then as I come down, it's open, open, and close. Back E down. quindi nota il suo palmo, come è aperto, quando è aperto, poi scende, scende, scende e poi si chiude. That's very important, because a lot of students, when they're here, as they come down, because they're rushing it, they turn the club in this way.
Certe persone quando tornano, tornano troppo veloci e quindi tornano in quel modo lì in cui la spalla va avanti. And that drop, when you turn the thumb in, you know what happens back here. Takes you out of position. Quindi quando quando il pollice va giù, sai cosa succede alla spalla ormai. Okay, please practice at least 5 to 7 reps here, letting the weight of the club just pull your arm down. Quindi prova 5-7 ripetizioni così. And you'll start to feel, if you can relax enough, the weight of that 1 pound club. Tu puoi cominciare a sentire già il relax, ti dà questo peso della clava da mezzo chilo. Very good. Okay, watch where we're going to go next with this. Across the chest, all the way up to the top in that V position. Then I'm going to close my fist. Quindi lui va su, arriva a quella posizione lì e comincia a chiudere il pugno. Just like I was here. Come quando all'inizio, stessa posizione di mano. Then I'm going to just bend the elbow. Poi solo piega il gomito. And I want to be able to bend that elbow so that my fist is slightly above my head. Vuole piegarlo tanto da portare il pugno leggermente sopra la testa. Notice my position from the back. Wrist is neutral. Nota la posizione del pugno dietro la sua schiena. Il polso è neutro, come dire, è allineato. From here, back to my home position. Da là torni alla tua posizione iniziale, la home position. So slow motion, this is what it looks like. Quindi molto piano, questo è quello che sembra. Okay. How does that feel? Come Shoulder. si sente? This is one of the hardest parts of this outside in pattern is when we get to this position, just bending the elbow. Quella è una delle parti più difficili di questo movimento, dalla posizione di IV al gomito piegato. But it's the most important part. Ma è la più importante. Because in this position here, with my elbow out, Perché in quella posizione con il gomito fuori, it's putting my scapula again in that perfect position it needs to be in every single rep. mette la scapola nella posizione esatta dove deve essere ogni ripetizione. Okay, so let's try an exercise. Take your hand and just do this, like you're putting your hand on the back of your head. Quindi facciamo questo esercizio. Metti la tua mano come fa lui, dietro la testa, So elbow out. col gomito fuori. And then very slowly, bring your elbow down, hand to the side. That's where your shoulder position should be. E molto lentamente porta il braccio giù. Unfortunately, when we're resting, we go back to a relaxed, rounded shoulder position. Sfortunatamente quando riposiamo andiamo indietro in una posizione di spalle protratte avanti. So if you go to physical therapy or you go see a clinician and you've had shoulder issues in the past,
se vai a vedere un fisioterapista o qualsiasi terapista, ogni tipo medico, e tu hai avuto problemi di spalle nel passato, a lot of the PT exercises are trying to get your scapula back in where it's supposed to be. tanti esercizi, la gran parte degli esercizi ti portano, vogliono portarti a portare la scapola dove dovrebbe essere, quindi in quella posizione aperta. So you have a lot of exercises, a lot of things to do to get that shoulder back so that it becomes stable again. Quindi tu hai una serie di esercizi che ti portano in quella posizione lì dove la scapola è stabile. But the cool thing is this movement is doing just that every single rep. La parte figa è che quel movimento, di fare un movimento ogni singola ripetizione. And if you're a student who wants to press or do a barbell overhead lift, you have to be comfortable in this position here with a 1 pound club first. Se tu sei un atleta che vuole pressare o vuole andare in quella posizione overhead con sia kettlebell, pesi, eccetera, devi essere bravo in quella posizione lì, devi saperla fare. So I use this with every single student that comes in here. Quindi usa la claveindiana con tutti i suoi atleti che sono lì. Especially before I want to press or do any barbell work or any lifting overhead. Specialmente per ogni tipo di lavoro overhead, cioè sopra la testa, come press o altre cose. Okay. All right, so let's put this together and I want you to do it slowly on purpose. Quindi facciamolo adesso e vuole che lo facciate piano di proposito. So this is your first step. Quello è il primo step. This is your second step. Quello è il secondo. Bend the elbow. Pause. Piega il gomito, pausa And then bring it back to home position. e porta in home position. So please do 5 on each side, very slow. Quindi fai 5 ogni lato molto piano. I want you to use these clubs very slowly, not quick. Vuole che usi quella clava molto molto piano. Now let's say you have no clubs. Facciamo per esempio che non hai la clava. So I have students do this when they don't have any clubs. Just the same pattern. Fa questo quando le persone non hanno le clave, stesso movimento. So try 2 hands, no clubs. Start here in this position. Prova 2 mani senza clave, posizione di partenza. Bring them across the chest. Porta le braccia sul petto, Point the index finger. in basso apri l'indice, Reach up real high. arriva veramente alto, Bend the elbows. piega i gomiti, Elbows out. fuori i gomiti, Back to home. posizione iniziale. Repeat. Ripeti. So this is an excellent movement to do just with your arms prior to any lifting. Questo quindi è un... Sorry, can you repeat this? This is an excellent movement to do without clubs. Quindi semplicemente è un movimento fantastico da fare senza clave. Now, I don't know about you, but when I'm doing this without clubs, I can feel my shoulders and my scapula. I can actually feel them working.
Non so a te, ma quando lui fa così sente, proprio sente bene le scapole che lavorano, che si muovono. So you're adding this. This should be at the beginning of your workout, at the end, and during rest periods as you train. Quindi questo dovrebbe essere prima del tuo workout, durante e alla fine quando ti riposi. So I may do some deadlifts. Può fare degli stacchi, Pick up clubs in between, and do tra una serie e l'altra, some reps and relax. un po' di ripetizioni per rilassare. And then I go back to deadlift again, so that I'm having this tension and then relaxation at the same time. Dopo fa di nuovo stacchi e torna di nuovo sulle clave, in modo da avere tensione e rilassarla. Okay. Questions on this outside in pattern? Domande? I've been some people practicing at the end when you're like on your home position, you're round, and when you go for your arms straight of the side, you don't cast or hold vertically. You cannot stop the movement on this point. So you're talking about this position here? A little bit more. Keep moving, and there. Some people stop 9 degrees with the arm. Some people stop with the club straight. They just cast it, just hold the club again. Excellent, Gus. So this is one of the issues with when students go too quickly, and they stop the movement short. So they're losing the benefit of the movement entirely. Okay. So Andrea, this is what Gus was saying, is a lot of students do this. Tante persone fanno questo, quindi. They stop here and then do their elbow bend. Si fermano col braccio troppo basso e dopo piegano il gomito direttamente. Questo capita quando lo fai troppo veloce. Instead of doing this up high. Invece di fare quello in alto. So actually, yes, this, but like it's more like this. Sorry, can you see me here? Okay. Yeah. So they start from here, they do this, and they stop here, and they do this. Yes. Okay. Gus, that is, I'm guessing that is some type of warm-up. It's not part of the actual movement. They're doing this as a warm-up, or they're doing that. Okay. Yeah. Makes sense. Yeah, just like this. Now, sorry, Andrea, one thing. That is, to me, it's when you're teaching a student to do this, it's very hard to actually get them to go higher now because they're so ingrained in doing it that way. Quindi sì, l'altro ragazzo diceva che certe persone fanno un movimento lì che hai visto tu prima, quello a metà. Phil diceva che se insegni questo a una persona poi è molto difficile portarla ad andare fino a su, come adesso, perché si fissa su quella posizione là a metà. And by the way, if I want to train a student to get comfortable in the overhead position, I'm not going to stop them here. Quindi se voglio allenare le persone a essere, come dire, a proprio agio nella posizione in alto, sicuramente non si ferma lì a metà. Because the whole point of this is to create that comfortable, to give students the ability to get comfortable as they go over that overhead position before we put weight on. Più che altro perché non ha senso, perché il senso di questo strumento è arrivare lì su e aver confidenza con quella posizione, come si diceva prima. So this outside in pattern is critical. Right here, this part is very. Quindi questo movimento è fondamentale, soprattutto questa parte in alto. Now I want to make sure that my elbow is out, not in. Quindi devo essere sicuro che il gomito è fuori, non è dentro.
right? Because we're trying to get out of this rounded shoulder position. Qui perché dobbiamo uscire dal solito discorso di spalle in avanti. So knowing this movement, knowing the mechanics of this movement, Quindi conoscendo la meccanica di questo movimento, you can see, or you should see, how getting the shoulders back and working on alignment helps with the barbell deadlift. tu puoi vedere, diciamo, come questo aiuta nella partenza, nella parte bassa di uno stacco. Helps with the overhead press position. Aiuta con la posizione di press in alto, di spinta in alto, And even the pull-up. e anche a tenerla. So this is why the Indian Club is a consistent tool that I use in my training and with my students every day. Per questo è uno strumento che lui usa ogni giorno con tutti i suoi studenti. Okay. Now, just to demonstrate other patterns that I'll cover in the certification itself, are these. So just watch. Quindi vuole dimostrare adesso altri movimenti che lui farà nella certificazione. Adesso guarda e basta. So this is an outside in pattern. Going the opposite way that we just did. Questo è outside in, quindi fuori dentro, direzione opposta di quello che abbiamo appena fatto. This is a reciprocal pattern. Questo è il movimento reciproco. This is the reciprocal pattern. So two clubs doing two different movements. Quindi due clave facendo due movimenti differenti. This is the outside in alternating pattern. So we just learned this one, but watch. Questo è outside in alternato. So this is alternating. Much harder to wrap your head around this one. Quindi è difficile andare intorno alla testa con questo. And then this is the alternating inside out pattern. Questo è alternato dentro fuori, inside out. And we'll add this one in at the end. E questa è la fine. So all these patterns you'll be taught during the certification workshop. Quindi queste sono tutte cose che insegnerà durante la certificazione. And then we'll start including footwork, which changes the whole dynamic. So if you train athletes, excellent, E excellent. quindi adesso insegnerà anche il lavoro con i piedi, che cambia tutto e soprattutto per atleti. So now I'm doing a box pattern where I'm sidestepping, lateral stepping, forward stepping. I could do all this with single club or double. Può fare tutto con una clava, con due, sono dei movimenti a quadrato oppure laterali. So now I can train an athlete or somebody who's older Quindi puoi allenare un atleta oppure qualcuno che è anche più vecchio. because of the neurological benefits it creates. Perché appunto l'impatto, il beneficio neurologico ovviamente aumenta col movimento. Swing right arm and step with the left leg. Quindi braccio destro e fai il passo con la gamba sinistra. So we'll add all the footwork into the workshop as well. So a lot there. Quindi aggiungerà tutto questo lavoro anche in movimento e c'è tanta roba da fare, ecco. Just so you can see the difference in clubs, because there's so many, these are all 1 pound clubs. So these are teardrop, all the weights on the end. These are more displaced throughout the whole club.
sono tutte clave, quindi da una libera, da mezzo chilo. Le prime teardrop, quindi tutto il peso sulla fine. L'altra invece, non ho capito, è più, sì, più, come dire, ha un peso più ripartito, ecco, rispetto all'altra. E questa è più lunga. And so they all have a different feel as you're swinging them. They're all going to feel a little bit different. E sì, ovviamente quello che cambia è la sensazione che hai quando le usi, quando sono in movimento, tutte sono un po' differenti. And most of the clubs I have here, I've had made in several different countries where I traveled. All wood, all made out of wood. La gran parte clave che hai lì sono tutte prese nei suoi viaggi in diversi paesi, tutte fatte di legno. Because I feel the wooden clubs, when you swing a wooden club and a plastic one, the wood feels is just a lot smoother, easier transition than the plastic ones are. Perché sente che quella in legno cioè, sente molto meglio rispetto a quelle in plastica, ecco, a quelle fatte in plastica. Yeah. Questions? Domande? Actually, so there's like some scheme for like sets and reps, or just like more. Yeah. So typically, the question was about reps and sets, how many to do. So typically, I'll hit anywhere from 10 to 20 reps when I grab them, if it's between sets when I'm training. A chi ha fatto una domanda riguardo ripetizioni e riposi, ecco. So I just need enough that it takes me from the tension I created in my deadlift or whatever I'm doing to being able to get my heart rate back down and get me relaxed enough for my next set. Quindi ho detto in pratica abbastanza da portarti appunto al solito esempio dello stacco, della tensione a rilassarti e portare il tuo battito alla fase, come dire, normale, ecco. How many did you say before? 20, 30, what did you say? Yeah, about 10 to 20 reps in that range is good. Quindi hai detto che circa tra 10 e 20 sono buone ripetizioni, almeno per lui funziona bene così. Initially, and one thing I will warn you is that when you start training with clubs, you're going to want to move them fast. Quando inizi tu vuoi andare veloce, ecco. But the benefit is in the details, is going slow, working on your position. And that's why you have to go light. You can't use a 10-kilo club and pause. You have to keep it moving with a lot of tension. Ma il beneficio ce l'hai nei dettagli, cioè facendo bene ogni singola cosa. Quindi farlo piano e sicuramente non puoi farlo con una clava pesante, se no vai a creare semplicemente più tensioni e basta. So consider it part of like, it's almost rehabbing and training at the same time. That's what it is. Quindi è quasi, cioè, excuse me, you said It's rehabilitation. It's okay, yeah. restoring, I should say, restoring mobility, stability within the body. E quindi sì, ha detto che riabilitare movimento, rigenerare la mobilità nel corpo, ecco. So the biggest thing you have to, the challenge for you, you're on this Zoom call, so you get it. I should say that because you understand that there's other part of fitness that's missing. And that's what happened to me. Sì, ha detto, lui sa che questa cosa, diciamo, cioè, boh, io sono nel fitness come lui e vediamo questa cosa manca, ecco. So you can't go hard all the time. You're only going to last so long. Right? You need a part of your training that is the restoring aspect of it. Non puoi andare pesante tutto il tempo, non puoi andare solo pesante, hai bisogno di una parte di allenamento in cui devi andare leggero, ecco. Devi rilasciare le tensioni. Yeah. All right, questions? Any questions at all? Domande?
Good. Sì, Andrea, scusa un attimo, una domanda. Per quanto riguarda l'ultima parte del movimento, Sì. sappiamo che il gomito deve stare esterno, quindi in modo da entrare giustamente dentro. Per le persone che hanno scarsa mobilità, molte volte, cioè come ce l'ho io, si crea una tensione qui. Questo aiuta, ovviamente aiuta questo movimento, cioè questo esercizio può aiutare a migliorare questa cosa, diciamo. Perché si Aspetta. tende a portare il collo in avanti e a creare tensioni qui. Nel momento in cui cioè, non so se rendo l'idea. Tu stai forzando però il gomito molto indietro. So, Sì. he said, he was just showing the position. Fai vedere la posizione a Phil. He is showing the position he was talking about. Stacco il Because microfono. he said, in this position, I feel my trapezius tense. That's because you're not used to that position. Perché non sei abituato a quella posizione. E lui he was asking if that's helpful to improve to release the tension there. So if you feel a lot of tension in the trap here, the first thing I would say is take a look at your grip. Are you gripping the club really hard? Quindi prima cosa ti direbbe, se tu hai tensione lì, guarda la presa. Probabilmente stai stringendo troppo forte la clava. So relax your grip. Remember, these are Indian clubs, not kettlebells. So when you're here, you're not packing your shoulder. Quindi ricorda, queste qua sono clave, non sono kettlebell, quindi tu non stai, diciamo, abbassando la scapola, impacchettando la spalla come per un kettlebell. Now, if you have an issue here still and it's very tight, then what I would do is instead of going high here, move it out just a little bit. Se hai molta tensione, quello che farebbe lui è non andare troppo in alto, ma muovere verso l'esterno un po', come ha fatto lui adesso. So instead of this high V, bring it out just a little bit and that'll take some pressure off this. You'll still get the benefit. Quindi invece della V alta, per avere più beneficio, scendi un po' più in basso, come ha fatto lui prima. Yeah. And this is the thing, this is what will start bringing more awareness to what's going on within the body. Because a lot of students have no idea what's happening within the body when they train. Questo tra l'altro porta consapevolezza, diciamo, perché normalmente le persone che si allenano non hanno idea di cosa sta succedendo nel loro corpo. And we need to have more of this awareness overall. Sì, e noi abbiamo bisogno di avere molta più di questa consapevolezza quando ci alleniamo. It's interesting, a general population, like a regular student who has no training experience, okay? Quindi persone che non hanno nessun tipo di esperienza di allenamento, Right? They know what hurts and non sanno cosa fa male. what positions don't feel right. Right? La posizione non sembra giusta, non si sente giusta. But when you're training an athlete or somebody who's training kettlebells or barbells all the time, they ignore those signs. Yeah, that's right. Quando invece tu alleni una persona che è un atleta, una persona che si allena con i kettlebell o con i pesi, ignora questa cosa, ignora il dolore. Yes. So you can't ignore it. You got to pay attention to what hurts, what feels tight, in what position. Non puoi ignorare questa cosa assolutamente, perché devi fare attenzione a cosa è teso, cosa fa male e cosa è nella posizione giusta o meno. So this is a different mindset, different training altogether. Quindi è proprio un diverso tipo di pensiero, di mentalità e di allenamento tutto insieme. Good. Okay. Anybody else? Good. All right, Marie, it's good to hear from you. So Marie was asking, just commenting. Actually, Marie has come to me for training. So she was just thanking me.
Excellent. So what I'd like for you to just explore is try to train this pattern in your sessions and see how your body reacts to it. Vuoi vedere come il corpo, diciamo, reagisce a queste cose. And then if you have my email, provide some feedback. Let me know what works, what doesn't, what you're feeling. E se avete la sua email, che è nel link, quello lì di descrizione, scrivete pure lui qual è la vostra sensazione, cosa è successo e cosa sentite, ecco. And then we're going to send an email, a follow-up email, with a discount that you get from attending this course here for the March Italy certification. Yeah. So we'll send that to you with a follow-up. E quindi invierà un'email con uno sconto per partecipare alla certificazione di marzo a chi ha partecipato a questa giornata. So I'll end with first just thanking Andrea for translating. I appreciate you very much for doing that. Thank you, thank you. And I promise you this, that coming from a powerlifting background and a kettlebell background and learning this, it will change the way you train. It'll change how your body feels during training and your recovery. Lui promette che facendo questo, diciamo, excuse me, can you repeat please? Sorry. Yeah, so I can tell you this, that coming from a powerlifting background, kettlebell background, and going heavy all the time, I will tell you that training with clubs in your session and outside of the session is going to make your body feel so much better. I promise that. Quindi diceva che sì, arrivando da solamente pesi come powerlifting, kettlebell, queste cose qua, cioè promette che questa cosa qua poi ti fa sentire completamente diverso e ti fa stare molto molto meglio. Okay, Marie, Massimo, Gus, thank you. Andrea, thank you. Grazie. Appreciate it. Thanks, Phil. Thank you everyone. Got it. Take care. Thank you. Bye. Ugh.